se dovete cercare Viale dei Ciliegi, il numero 17 di Viale dei Ciliegi, dovete rivolgervi al poliziotto d'angolo, il quale con il suo grande dito vi indicherà: girate a destra, poi girate a sinistra, poi girate di nuovo a destra e troverete Viale dei Ciliegi. Io ci sono andato e mentre percorrevo Viale dei Ciliegi cercando il numero 17, una gentile signora mi ha dato una penna per prendere un appunto. Ecco la penna. Bene. E questa penna mi ha colpito perché ha una particolarità. Avete capito che questa particolarità è nient'altro che l'ombrello di Mary Poppins. E sto parlando appunto proprio del ritorno di Mary Poppins, perché il piccolo protagonista del film Il ritorno di Mary Poppins arriva a casa e dice: papà, papà, il mio aquilone si è impigliato in una tata. E infatti con il vento dell'est arriva questa nuova Mary Poppins. Ora chiaramente Mary Poppins è un mito della nostra giovinezza, dell'infanzia dei nostri figli o dei nostri nipotini. E il famoso Mary Poppins del 1964 collezionò addirittura 5 Oscar e 8-9 nomination, tra cui quella della musica e quel fantastico canzone super fantastico Calaginesi, molto complicato e molto divertente. Ora, riproporre Mary Poppins ci vuole un grande coraggio. Il primo era stato interpretato da Julia Andrews e da Dick Van Dyke ed era diretto da Robert Stevenson, che poi dirigerà Un Maggiorino tutto matto, quindi uno specialista, diciamo così, un inventore di situazioni e commedie divertenti e particolari, anche perché il romanzo della Travers è un romanzo molto particolare. La Travers, l'autrice di Mary Poppins, era una giornalista, prima una segretaria, poi una giornalista, poi un'attrice che scrisse appunto Mary Poppins per consolare le sorelle durante l'adolescenza, perché la mamma aveva avuto una depressione, e quindi inventò questa figura di tata particolare con una borsa senza limiti, da cui, come la borsa di Eta Beta. Non a caso infatti Walt Disney si innamorò del progetto e in un film fatto successivamente intitolato a Mr. Banks, proprio il papà diciamo dei nostri piccoli protagonisti, raccontò la faticosa trattativa che fu obbligato a fare con la Travers per ottenere i diritti, perché la Travers aveva le sue idee precise, ma le aveva anche Walt Disney, e soprattutto nella famosa sequenza dei disegni con i gessetti, la Travers non voleva assolutamente che i bambini entrassero in questo gioco di cartoni animati, mentre invece Walt Disney lo voleva assolutamente, tant'è vero ci mise i pinguini disegnati che servivano il tè ai piccolini. Ma al di là di questo, Walt Disney ha ripetuto di nuovo questo esperimento, ritornando con questo ritorno di Mary Poppins, affidando la regia a Robert Marshall, che è il famoso autore di Chicago, ha fatto anche Nine ed è uno specialista perché è un ballerino, è un coreografo, è uno che ha trionfato a Broadway e quindi è in grado assolutamente di poter dare e di poter confezionare nel film quest'aria giocosa, questa specie di gigantesco balletto di effetti e di situazioni, e devo dire tutto questo c'è. Personalmente mi piace anche Emily Blunt che fa il ruolo di Mary Poppins, perché è, diciamo così, civettolosamente arcigna, è suggestiva, ironica. A me ha divertito molto e sono molto belle anche le coreografie, le scene e le invenzioni, e anche il cast è molto funzionale, sia Mr. Banks, il papà dei nostri piccoli protagonisti, sia i 3 piccoli protagonisti. Certo, non c'è ancora la magia della Mary Poppins primitiva,
non c'è il supercalifragilisticexpialidocious, manca questa forza perché nelle canzoni c'è questo nuovo andamento, è iniziato con La La Land, in cui le canzoni oggi sono sussurrate invece che dispiegate completamente, sono quasi confidenziali, sono canzoni diciamo intime quasi, non più come una volta, magari con effetti anche un po' ridicoli, in cui nel mezzo di una scena sentimentale clamorosamente i protagonisti si mettevano a gorgheggiare in maniera veramente vistosa. Tuttavia questo sommesso canticchiare forse trascina di meno. In ogni modo, al di là di questo, che non è un difetto, ma è soltanto un andamento dei tempi, il film è piaciuto e conserva quell'entusiasmo e quella gioia, e i piccoli che assistevano allo spettacolo accanto a me si sono anche loro emozionati e suggestionati. Che devo dire, la figura della Tata è una figura miracolosa, soprattutto per una mia esperienza personale, che io sono rimasto vedovo con 2 bambini piccoli, e quindi il provvidenziale arrivo di una Tata ha salvato la mia vita. La mia Tata non si chiamava Mary Poppins, ma si chiama Arlinda, e invece di essere portata dal vento dell'est è stata portata dall'isola di Capoverde. Ma vi posso assicurare che ha tutte le magie, tutti gli incanti e tutte le felicità che può dispensare Mary Poppins, e li può dispensare anche la mia dolcissima e straordinaria Arlinda, che ringrazio. Ah, una curiosità. Dick Van Dyke, colui che nel film del 64 faceva l'uomo orchestra tuttofare, spazzacammino, diciamo praticamente il simpaticissimo amico di Mary Poppins, e faceva anche il vecchio bancario che era cattivo e che poi invece si commuoveva, ricompare anche in questo film, e ricompare proprio come il vecchio bancario antico che è stato esautorato da Colin Firth, che impersona il nuovo bancario aggressivo e spietato. E devo dire che è ancora in perfetta forma Dick Van Dyke, perché sgambetta e canta addirittura saltando sulla scrivania, quindi un cameo veramente divertente, come è veramente divertente il cameo di Meryl Streep, che fa la cugina di Mary Poppins, una specie di russa che ripara tutto, curiosissima e strana, che abita in una casa che ogni mercoledì va sottosopra e che quindi si presta ad una giostra di effetti e di situazioni. A proposito di effetti e di situazione, vorrei ricordare e sottolineare anche i costumi assolutamente deliziosi. E con questo vi ringrazio.